Benvenuti nel fantastico mondo degli abbracci. È il secondo video sugli abbracci, darli e riceverli. Il primo è stato un video un pochino più svelto e generale, trovate il link qui sotto. Beh, guardatelo alla fine, ok? Perché oggi parliamo del perché ci faccia bene ricevere un abbraccio e non è così banale. Ricevere un abbraccio ci dà una sensazione di sicurezza e di comfort. Sì, è proprio per come è strutturato l'abbraccio. Quindi, quando sentiamo questa pressione fisica addosso e il contatto umano, questo ci trasmette immediatamente una situazione di sicurezza, stabilità e protezione. Quindi in tutti quei momenti nella vita in cui ci sentiamo un pochino una barchetta in mezzo al mare, chiediamo un abbraccio e beh, speriamo di riceverlo. L'abbraccio riduce lo stress e l'ansia, questa è proprio una questione chimica, cioè l'abbraccio stimola la produzione di endorfine. Le endorfine sono gli ormoni deputati a ridurre il livello di cortisolo, che è l'ormone proprio dello stress. Quando siamo stressati, il nostro corpo produce delle quantità importanti di cortisolo che può arrecare dei danni fisici. Quindi è importante in situazioni di stress ridurre appunto questo cortisolo e l'abbraccio è il metodo più naturale e più amorevole nei confronti del nostro corpo, perché è proprio il metodo deputato dalla natura per ridurre il cortisolo. Quindi quando ci sentiamo stressati non andiamo a cercare farmaci piuttosto che calmanti, cerchiamo un bell'abbraccio. Il miglioramento dell'umore. Anche questo è legato proprio al funzionamento chimico dell'essere umano. L'abbraccio contribuisce a creare questo miglioramento naturale dell'umore e una sensazione di felicità, perché innesca il rilascio di ossitocina e, come ben sappiamo tutti, l'ossitocina è chiamato proprio l'ormone della felicità. È l'ormone che si rilascia nel bimbo quando viene abbracciato dalla mamma, quando siamo innamorati e abbracciamo la persona che ci piace super tanto, oppure anche quando abbracciamo un amico, un'amica, una persona a cui vogliamo bene, con cui ci sentiamo a nostro agio. E sapete come funziona la natura? Funziona in un modo spettacolare perché l'abbraccio, sì, produce ossitocina anche quando abbracciamo persone con cui non abbiamo legami affettivi. Quindi magari possiamo creare un club dell'abbraccio di mutuo soccorso. L'abbraccio inoltre crea un legame emotivo. L'abbraccio è proprio uno di quei segni che cementa e fa crescere il legame fra le persone. Quindi sia ricevere abbracci che darli, ma in questo caso il riceverli, ci fa attaccare, affezionare, crescere la fiducia, l'amore, l'affetto nei confronti della persona che ci abbraccia. Quindi se vogliamo bene a qualcuno, chiediamogli di abbracciarci. Non è una cosa brutta o un segnale di debolezza, è un modo sano, bello e pulito per far crescere proprio un'affinità di pelle e di cuore con le persone che abbiamo intorno. Il braccio combatte la solitudine. Sì, pensiamo di non essere soli perché il telefono squilla continuamente, le notifiche, i messaggi, le mail sul lavoro e noi sentiamo di essere sempre così connessi con tutti, che tutti ci cercano, che comunichiamo con tutti. Eppure arriviamo tante volte a fine giornata con questa vaga sensazione di solitudine. Eh beh, sì, perché chiaramente nulla di tutto questo è appagante come può essere appagante un abbraccio. L'abbraccio in un unico gesto, in una frazione di secondo, annulla proprio questa sensazione di isolamento e di solitudine che alle volte purtroppo, appunto, in un mondo iperconnesso sentiamo comunque di avere. Quando ci sentiamo soli, non mandiamo 50.000 messaggi a raffica, ma
Andiamo a trovare qualcuno, chiediamo a qualcuno di venirci a trovare, chiediamo alla persona con cui stiamo, con cui viviamo, a un'amica di farci solo e semplicemente un abbraccio, in silenzio, senza dire niente. Un bellissimo, caldo, avvolgente abbraccio. L'abbraccio, qui vi voglio, migliora la salute fisica. Sì, assolutamente, perché l'abbraccio, prima di tutto, essendo un contatto fisico regolare di un certo tipo, con una certa pressione, ha dei benefici immediati sulla salute. Prima di tutto riduce la pressione sanguigna, quindi bando alle pastigliette anche qui e un abbraccio al giorno leva il medico di torno. Inoltre, provato da studi scientifici, l'abbraccio aumenta le difese immunitarie, cioè agisce proprio da stimolo su quello che è il nostro sistema immunitario. Ci sono degli studi importantissimi, soprattutto sulle persone in chemioterapia e sugli ammalati di cancro, che chi aveva qualcuno che andava a trovarlo regolarmente, ma soprattutto che lo toccava, lo abbracciava, quindi non soltanto che si prendeva cura di aspetti più propriamente pratici, quindi il cambiarlo, l'imboccarlo, ma proprio solo e semplicemente il toccare la mano e l'abbraccio, questo ha dei netti, misurabili effetti sul sistema immunitario dell'individuo. Quindi, beh, se vogliamo campare 100 anni, direi anche qui un abbraccio al giorno. Ultima piccola nota, e le altre magari mettetemele voi nei commenti, perché poi alla fine per ognuno di noi l'abbraccio, al di là di quello che è scienza, ha un planaggio differente e può essere una cosa carina da condividere con tutti, perché ricevere un abbraccio fa bene come supporto nei momenti difficili. Questo non vuol dire che noi pretendiamo che altre persone vadano a risolvere i nostri problemi. Ricordiamoci che i nostri problemi è giusto e corretto risolverli noi. Ma quante volte in un momento di sconforto, di buio o in cui vedevamo come questa enorme montagna davanti a noi, qualcuno ci ha abbracciato e da lì, chissà perché, avete notato come la nostra mente è stata più lucida nel risolvere poi all'atto pratico il problema che avevamo davanti. E per quello che riguarda i momenti fisici, quelli un po' più legati alla tristezza, chi di noi non ha avuto un caro amico, un'amica, una persona che gli voleva bene, una mamma, alle volte anche un papà e dovrebbero imparare a abbracciare di più, soprattutto i papà di una certa età, o la persona a cui vogliamo bene, la persona con cui stiamo, che ci ha solo e semplicemente abbracciato. Ecco, questo è il meraviglioso, fantastico potere dell'abbraccio. Non costa nulla. Pensiamo, se ne abbiamo bisogno, di imparare a chiedere un abbraccio. Ecco, questo, al di là di tutto quello per cui l'abbraccio è utile, è il focus di questo piccolo video. Impariamo a chiedere un abbraccio, non vergogniamoci, non siamo deboli, non siamo stupidi, non siamo fragili, non siamo incapaci se chiediamo un abbraccio. Quindi, per incominciare, vi chiedo un grandissimo, seppur virtuale, abbraccio. Se avete voglia, sono qui. Datemi il vostro abbraccio. Così farete anche un pochino di allenamento quando ve lo chiederanno. E soprattutto, mettiamoci un piccolo esercizietto. Nei prossimi 3 giorni ognuno di noi chiederà un abbraccio. Non importa a chi e non importa con che motivo, potrebbe anche essere solo e semplicemente ho voglia di un abbraccio. Grazie ancora per aver seguito questo video, per esservi iscritti al canale, messo il like, il commento è tutto quello che, beh, mi fa sentire abbracciata, quindi grazie.